Gianni Aman ha raccontato al Corriere della Sera il suo rapporto con la bellezza, il suo amore per la lingua italiana e l'intenso legame con sua madre. Gianni Aman si è raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'attore, che da venerdì 30 settembre vedremo su Canale 5 con la fiction Viola come il mare, ha parlato della sua infanzia, della sua passione per la lingua italiana e di come la bellezza sia un'arma a doppio taglio. Gianni Aman ha dichiarato di non dare poi così importanza all'aspetto fisico. È convinto, infatti, che la bellezza senza la giusta determinazione non sia un vantaggio. Insomma, avere un aspetto come il suo non è sufficiente ad assicurarsi una brillante carriera. Sono gli altri che mi ricordano sempre che sono bello. Fosse per me lo sarei già dimenticato. Se la bellezza mi ha aiutato nel mio lavoro, se non fossi stato bello avrei avuto ancora più successo. Bisogna andare oltre il pregiudizio. Ci sono persone più belle di me, ma se l'aspetto non è accompagnato da altre virtù come tenacia, grinta, disciplina e determinazione, non si va lontano. La bellezza da sola non basta, così come il talento. In tanti sognano di recitare, magari anche all'estero, ma non so quanti siano poi realmente disponibili a lasciare tutto, casa, famiglia, affetti e ripartire da zero in un nuovo paese, parlando una nuova lingua. La madre di Gianni Aman ha avuto un ruolo chiave nella crescita dell'attore. La donna, che nella vita fa la professoressa, ha insistito perché studiasse le lingue. Mentre i suoi compagni puntavano sul francese o sul tedesco, lui ha voluto studiare l'italiano. Una scelta che con il senno di poi si è rivelata decisamente azzeccata. Ho fatto il liceo scientifico in italiano, una scelta elitaria ma doverosa per i miei. A scuola ero secchione proprio. Il lavoro di mio papà, avvocato, NDR, andava sempre peggio. Mi sentivo così incastrato da cercare una via di scampo e l'educazione era questo. Migliorarmi era l'unica via di fuga. I miei mi dicevano che avrebbero potuto spostarmi in un'altra scuola per via dei costi e questo mi ha incentivato. Ho concluso il percorso primeggiando, ero il migliore della scuola. La mia media, 92,57 su 100, resta il record. Non mi hanno mai superato. E ha proseguito, la cultura italiana mi è sempre stata simpatica, mi piaceva tutto, dall'architettura alla cucina fino alle macchine. Poi il destino, ironico, mi ha portato qui. E conoscere la lingua si è rivelato determinante. La sua prima fan, come sempre resta la mamma, che si commuove ogni volta che c'è un successo da festeggiare. Per ogni mio successo lei piange e a casa sua c'è un angolo in cui mette tutte le mie foto, sembra un museo. O anche un po' il mio funerale. Venerdì 30 settembre debutta in prima serata su Canale 5 la nuova fiction Viola come il mare, prodotta da Lux Vide per Te, con protagonisti Gianni Aman e Francesca Chillemi. La serie, diretta da Francesco Vicario, è liberamente ispirata al romanzo Conosci l'estate? Di Simona Tarzini, edito da Sellerio, è ambientata a Palermo, ed inizia con il ritorno in Sicilia di Viola Vitale, una giornalista alle prime armi che si occupa di cronaca nera che si ritrova ad indagare su vari casi di omicidio insieme all'ispettore capo della polizia Francesco Demier. Entrambi i personaggi mostrano di avere un fiuto speciale per le indagini. Viola si affida alla sua particolare condizione neurologica, la cosiddetta sinestesia cromatica, che le fa associare i colori alle emozioni. Quando incontra una persona, riesce a capire dal colore che questa le trasmette se il suo movente è la paura, la rabbia, il dolore o la gioia. Francesco Demier, invece, nato in una famiglia piuttosto difficile, si getta a capofitto alla caccia di nuove piste con l'obiettivo di difendere i diritti dei più deboli. Di carattere non potrebbero essere più diversi, perché il poliziotto ci tiene a tenere separati lavoro e sentimenti, mentre la cronista, aperta ed empatica, spesso si fa travolgere dalle emozioni, ha spiegato Francesca Chillemi a TV Sorrisi e Canzoni. Nella storia Ken e io siamo vicini di casa che condividono una terrazza con una splendida vista sulla cattedrale di Palermo. E lì, sul set, tra noi si è creata subito una bella energia. Nascerà del tenero tra l'ispettore e la giornalista. Assolutamente sì, anche se i due attori non si sbilanciano. Del resto, in alcuni trailer della fiction si assiste ad una scena piuttosto hot con protagonisti proprio Yaman e la Chillemi. Questa è la prima serie in cui recito in italiano, lingua che amo e che ho studiato al liceo in Turchia, racconta il divo turco. Durante le riprese mi sono esercitato con una coach per la pronuncia, e Francesca mi ha insegnato tante parole nuove. Insieme abbiamo creato una coppia di personaggi affascinanti, ci abbiamo messo tanto impegno e tutto il cuore. Questo venerdì apre in Europa la nuova fiction dell'attore turco Gianni Aman, il rubacuori di Sonar Continuo. La fiction è una polizia che già palpita sui social. Dream Video ha segnato,
senza dubbio, un prima e un dopo nell'attore turco Can Yaman. La fiction attualmente trasmessa da Telefe, il cui titolo originale è Erek Cikus, gli ha permesso di catapultarsi alla fama internazionale. Tanto che in Italia è diventato uno degli attori più amati e seguiti dal pubblico. Dopo il successo del romanzo che ha girato con l'attrice Demet Özdemir, si è stabilito in Italia dove non solo lavora come modello, ma gli ha anche dato modo di registrare una fiction che uscirà questo venerdì in quel paese. Si tratta di Viola come il mare, che in spagnolo significa viola come il mare, e che ha come coprotagonista l'attrice Francesca Chillemi. Questa storia è una fiction poliziesca, con tocchi di commedia romantica, ma attraversa molti drammi e intrighi. Poco dopo la premiere, l'attore diffonde già sulle reti le immagini che si vedranno nel primo capitolo e ha suscitato innumerevoli ripercussioni. È che in questa occasione, le scene non rimarranno insinuanti situazioni d'amore come è successo nel romanzo turco Sonar Contigo, ma si vedranno piuttosto immagini che andranno oltre e rasentano il caldo. Ken ha confessato alla stampa europea che è stata una grande sfida recitare in italiano. Tutti i giorni mi chiudevo nella stanza con l'allenatore. Il ruolo di Francesco prevedeva tante scene, molte in questura e quindi dovevo prepararmi ad alcune battute tecniche. Non è stato facile. L'allenatore è diventato il mio migliore amico. Anche Francesca mi ha aiutato molto, grazie a lei miglioravo anche di giorno in giorno, ha detto Ken alla stampa e ha sottolineato, sono diventato più maturo. Secondo quanto pubblicato dal portale The Nomers, la fiction ruota attorno a Viola, Francesca Chillemi, giornalista di moda siciliana che ha lavorato tra Milano e Parigi. Poi ha deciso di tornare nella sua Palermo per ritrovare il padre che l'ha abbandonata quando è nata. È una questione di vita o di morte. Soffre infatti di una malattia neurodegenerativa che provoca, oltre ai momenti di immobilità, anche la cosiddetta sinestesia, che è una sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi che gli permette di associare specifici colori alle emozioni delle persone. Viola, insomma, vede i sentimenti delle persone attraverso i colori. A Palermo incontrerete l'ispettore capo Francesco Demir, Can Yaman. Tra loro ci sarà un vero e proprio scontro, quasi alla maniera dei cartoni animati. Licia e Mirko. Da quel momento in poi, però, le loro strade si incroceranno. Ti occupi di notizie criminali per una rivista locale, indaghi su casi di omicidio. La collaborazione sarà reciproca, proprio perché Viola ha una specie di superpotere, che le permette di aiutare con le indagini. Il 29 luglio Can Yaman ha pubblicato un video sul suo account Instagram con le prime immagini del capitolo 1 del romanzo. In quell'occasione, ha condiviso un testo in cui mostrava quanto fosse felice di vedere il prodotto del suo lavoro e dei suoi sforzi. Ecco il testo che è stato rilasciato. Sono felice, dopo quasi un anno dal primo Chuck, di anticipare il primo trailer della nostra nuova serie Viola come il mare. È stato un lungo viaggio ricco di emozioni e sacrifici, risate e malinconie, impegno e soddisfazioni, vento, pioggia, freddo, caldo e anche il Covid sono venuti a trovarci purtroppo. Ma ce l'abbiamo fatta e finalmente abbiamo raggiunto questo primo meraviglioso traguardo. Si avvicina la messa in onda della mia prima serie tutta girata in italiano. Sono orgoglioso di aver lavorato con questo meraviglioso gruppo di professionisti, attori fantastici e tanti amici. Spero che il bellissimo sentimento che nasce tra tutti noi muova lo schermo con la stessa forza con cui ci ha legati. Allora andiamo Purple Like Daisy, mostra a tutti quanta emozione proviamo e quanto amore abbiamo dedicato a questa serie. Forza Viola!